fondente all'artemisia, un dolce oserei dire sensuale, dove alla rotondità del cioccolato fondente si accosta l'aroma incredibile dell'Artemisia Verlotorium. Il cioccolato fondente, che sono 150 grammi, andiamo a fonderlo con 90 grammi di burro di cocco e 3 grammi di Artemisia Verlotiorum, lasciandola intera, non tagliuzzandola, così ci permetterà di eliminarla con più facilità dal cioccolato fuso. Andremo a scioglierlo a bagnomaria o per praticità anche nel microonde. Nel frattempo bisogna montare per almeno 3 minuti 3 uova con 90 grammi di zucchero. Io preferisco il grezzo, ma voi potete utilizzare quello che preferite. Ora in 50 grammi di farina, io ho utilizzato la 00, ci versiamo un pochino del composto di uova e zucchero e mescoliamo fino a creare una pastella senza grumi. Ora verseremo a filo la pastella sulle uova montate, amalgamando il tutto molto bene. Ora che il cioccolato è perfettamente fuso, lo aggiungiamo un po' alla volta alle uova, utilizzando un setaccio per non far cadere l'artemisia all'interno del composto. Adesso non ci resta che riempire degli stampini monoporzione precedentemente imburrati e infarinati fino a un dito dal bordo. Ho ottenuto queste 4 monoporzioni abbastanza abbondanti, ma adesso che dovrò fare? Dovrò tenerle in frigo almeno 4 ore oppure congelarle. Se le terrò in frigo non mi resterà che infornarle a 200 gradi, 190-200 gradi per 5, 6, 8 minuti al massimo in forno statico. Se invece le conserverò nel congelatore dovrò infornarle a 190 gradi per 20 minuti circa. Considerate che il cuore dovrà rimanere morbido. Trascorso questo tempo nel forno andrò a sformarlo direttamente sul piattino da portata ancora ben caldo e se vorrò potrò guarnire con un ciuffo di panna, con un po' di crema o con una spolverata di cacao amaro, di caffè o di zucchero.